Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione della sezione dedicata al sistema dei permessi in cui andremo a trattare questo terzo punto riguardante le impostazioni delle autorizzazioni avanzate. Quindi vedremo come raggiungere l'ambiente, lo abbiamo già visto ma lo rivedremo. Andremo a vedere quelli che sono i gruppi di default in SharePoint che quindi si creano per il fatto stesso che è stato creato il sito SharePoint, così come i poteri legati ai livelli prevedono dei livelli di autorizzazione di default a cui come ai gruppi se ne potranno aggiungere degli altri. Poi andremo a vedere i singoli livelli di autorizzazione di default, te ne faccio vedere uno rapidamente, tanto li vedremo tutti uno per uno, nel senso che SharePoint, andando ad esplodere una di quelle voci, ci fa vedere tutto quello che prevede di default per un singolo livello di autorizzazione, nel senso che alcune spunte già le ha messe SharePoint. Poi dopo aver visto tutti i livelli di autorizzazione andremo a vedere come poter aggiungere un livello di autorizzazione rispetto a quelli di default partendo da zero oppure partendo da un livello di autorizzazione esistente che potrà fungere da modello, per poi andare a vedere come funziona l'amministrazione della raccolta dei siti, quindi come a monte si possono stabilire si può stabilire che determinate persone o determinati gruppi Office 365 possano interagire a livello di raccolta siti, e poi come verificare le autorizzazioni, perché chiaramente tutto a memoria non ci si può ricordare, talvolta potrebbe essere necessario andare a vedere quali sono i poteri di una determinata persona o di un gruppo Office 365 che è stato inserito in un gruppo SharePoint con determinate autorizzazioni, magari non ce le ricordiamo a memoria e vogliamo verificare quello che può fare quella persona o quelle persone che fanno parte di quel gruppo Office 365. Quindi andiamo adesso nell'ambiente delle impostazioni delle autorizzazioni avanzate in SharePoint, vediamo i gruppi e i livelli di default, poi analizzeremo i vari livelli di default e poi le ultime cose che abbiamo visto. Quindi andiamo su SharePoint, clicchiamo sulla rotellina, clicchiamo su autorizzazioni del sito e a questo punto poi andremo a cliccare su impostazioni delle autorizzazioni avanzate e vediamo che SharePoint di default ha tre gruppi: i membri, i proprietari e i visitatori, che rispettivamente hanno il potere di modifica, di controllo completo e di lettura. Questi sono gruppi di default con appunto questi poteri, e quindi se io vado a inserire una persona o un gruppo Office 365 all'interno di uno di questi gruppi SharePoint, automaticamente in maniera ereditaria acquisiranno tutti i poteri che sono previsti per questi tre gruppi. Poi ovviamente, come dicevamo, si possono aggiungere dei gruppi. In questa lezione vedremo come si aggiungono i livelli, nella successiva vedremo come si aggiungono i gruppi. Ti faccio notare che io qui ne ho aggiunto uno, controllo di gestione, e l'ho aggiunto per fare le diapositive. Quindi dicevo, lo stesso discorso vale per i livelli di autorizzazione. Clicchiamo qui, raggiungiamo l'ambiente dei livelli di autorizzazione e vediamo che questi che non sono cliccabili, che non sono spuntabili, sono quelli di default, quindi il controllo completo, la progettazione, la modifica, la collaborazione e la lettura, e poi questi qui in fondo sono due livelli di autorizzazione che ho aggiunto io per fare le diapositive, ovviamente sia nel caso dei gruppi che dei livelli di autorizzazione li andremo a costruire in diretta per vedere tutti i passaggi in maniera dinamica e live su come si fanno queste cose. E, detto questo, andiamo a esplodere, prima di andare a vedere come si inserisce un nuovo livello di autorizzazione, andiamo a vedere come sono strutturati al loro interno questi livelli di autorizzazione. Andiamo al controllo completo e nel controllo completo troviamo tutto bloccato. Perché troviamo tutto bloccato? Non possiamo nemmeno ridare il nome al titolo, la descrizione, non possiamo togliere la spunta da nulla. Quindi controllo completo, che vuol dire che su tutte le voci di autorizzazioni elenco, di autorizzazioni sito e di autorizzazioni personali, che sono le tre macro categorie che troviamo all'interno di tutti i livelli di autorizzazione,
in ciascuna di queste macro categorie tutte le spunte sono state attivate. Quindi qui, come vedi, ci sono tutte le spunte, qui ci sono tutte le spunte, qui ci sono tutte le spunte. Queste le ha messe SharePoint di default, perché appunto chi ha questo livello di autorizzazione deve avere appunto il controllo completo, nulla gli deve essere precluso in termini di operatività all'interno del sito SharePoint. Quindi torniamo indietro e andiamo a vedere il livello progettazione. Nel livello progettazione, come vedi, invece è possibile sia togliere che mettere delle spunte. Io qui non sono andato a toccare niente ovviamente in questi livelli, perché come è concepito SharePoint sotto il profilo dei livelli di autorizzazione di default? È concepito nel senso che vengono messi quei poteri all'interno di ogni livello di autorizzazione che si prevede che siano necessari a determinate persone per progettare, per modificare, solo per leggere, per avere il controllo completo. E quindi Office 365 dice, secondo me questi sono quei poteri che una persona che deve avere solo la lettura, quella che deve modificare, quella che deve progettare, secondo me deve avere, e non anche quest'altri, per esempio in questo caso della progettazione. SharePoint dice, secondo me chi deve progettare il sito SharePoint deve avere tutte queste autorizzazioni, quindi chiaramente deve poter creare un elenco, una lista, quindi queste tutte. Di quest'altre deve avere soltanto queste qui dove io ho messo la spunta, ora senza andarle ad analizzare una per una, cosa che poi potrai fare anche riguardando le diapositive perché ci sono tutti gli screenshot. Il concetto qual è? È quello di attribuire alle persone il minimo dei poteri indispensabili per svolgere il proprio lavoro, niente di più. E quindi SharePoint in questo caso, nella progettazione e anche negli altri livelli di autorizzazione di default, dice secondo me questo è quello di cui necessita una persona che deve fare progettazione, i poteri di cui necessita, e quegli altri non glieli vado a dare. Lo stesso ovviamente vale per tutti questi altri livelli di default. Andiamo a vedere la modifica. Ecco, già qui in modifica c'è qualcosa di diverso, se noti in questo primo blocco autorizzazioni elenco. Non c'è la spunta qui e non c'è la spunta qui, mentre in progettazione c'era la spunta anche qui e qui, nel senso che poteva anche approvare gli elementi chi faceva parte di quel livello di autorizzazione, quindi approvare una versione secondaria di una voce elenco o un documento. Qui ignora comportamenti elenco, annullare l'estrazione o archiviare un documento estratto. Quindi annullare l'estrazione vuol dire che il documento si rimette a disposizione della modifica. Per esempio una pagina di SharePoint che viene modificata, viene salvata solo la bozza, non si vede la modifica a quelli, non sarà visibile la modifica a quelli che visitano il sito, è appunto perché è stata estratta. Finché io non clicco su ripubblica non sarà possibile rivederlo. Ecco, qui chi deve fare modifica non ha bisogno anche di questo potere, dice Office 365, perché deve soltanto modificare, non è colui che progetta, che quindi va a fare tante operazioni all'interno delle pagine, delle web part. Però nulla ci impedisce di mettere anche questa spunta. Noi possiamo benissimo mettere questa spunta e andare qua giù e a fare invia, e quindi ad inviare la modifica al sistema, e quindi chi fa parte di questo livello di autorizzazione avrà anche questo potere. Cosa ci suggerisce Office 365? Lo puoi trovare in tutte le guide di Office 365, principalmente nel Microsoft Support. Ci suggerisce di non modificare questi livelli di autorizzazione di default, che sono ovviamente scientificamente studiati dalla Microsoft, e quindi sono stati impostati in questo modo in maniera scientifica, ovviamente rifacendosi a come funziona il lavoro in azienda. Quindi questi
non modificarli, è bene non modificarli, semmai se io voglio costruire un particolare livello di autorizzazione con particolari poteri, mi vado, come ho fatto io in questo caso, a creare dei livelli di autorizzazione ulteriori rispetto a quelli che sono già presenti di default. Quindi vediamo anche la collaborazione. Qui troveremo cose ancora diverse che ci propone Office 365, per esempio gestione elenchi. Qui a chi deve soltanto collaborare non ha messo la spunta su gestione elenchi, non l'ha messa nemmeno sull'aspetto dell'estrazione, sull'approvazione degli elementi come prima, e anche qua giù c'è qualcosa di diverso. Andiamo a vedere l'ultimo livello di autorizzazione di default, cioè la lettura, e sarà ancora diverso. Qui gestione elenchi, l'estrazione, aggiunge elementi, modifica elementi, elimina elementi, approva elementi, elimina versioni. Chi deve avere soltanto il potere di lettura non ha bisogno di avere tutti questi poteri, anzi non li deve avere. E quindi SharePoint qui di default dice: se attribuisci ad un gruppo questo potere, automaticamente è configurato così, ed io ti consiglio di non modificarlo, semmai andrai a fare i tuoi livelli di autorizzazione separati da questi altri, e ai gruppi che poi andrai a creare rispetto a quelli di default andrai a attribuire questi livelli di autorizzazione appositamente creati. Quindi adesso andiamo a vedere come creare da zero un livello di autorizzazione, poi vedremo anche come crearlo a partire da un livello di autorizzazione già esistente che, come dicevo prima, può fungere da modello. Quindi iniziamo con la creazione di un livello di autorizzazione da zero, quindi senza partire da uno già esistente. Clicchiamo qui su aggiungi un livello di autorizzazione e innanzitutto andiamo a dare un nome identificativo del nostro livello e lo chiameremo operazioni sugli elenchi. Quindi possibilità, andiamo a scrivere qualcosa che identifichi un po' più in maniera specifica questo livello, possibilità di intervenire sugli elenchi di dati. Quindi qui potrei selezionare tutto, vado a selezionare tutto in tutte e tre le macro categorie: autorizzazioni elenco, autorizzazioni sito e autorizzazioni personali. Quindi vediamo anche un pochino il criterio di assegnazione dei poteri ad un determinato livello di autorizzazione che poi andremo ad attribuire a un gruppo di utenti. E sicuramente a chi deve gestire gli elenchi servono tutti questi poteri di autorizzazione elenchi, quindi se li deve gestire dalla A alla Z servono tutte queste autorizzazioni. Andiamo a spuntare tutte le autorizzazioni, quindi apertura elementi, visualizzazione, eliminazione, creazione avvisi. Potrei per esempio anche dire sì tutto, ma non la creazione avvisi, non voglio consentire a chi farà parte poi del gruppo a cui viene attribuito questo livello, non deve poter creare avvisi, il resto può fare tutto. Sicuramente queste persone che devono operare sugli elenchi non avranno un granché bisogno di avere autorizzazione sul sito. Se devono operare sugli elenchi, non devono poter operare sulla modifica delle pagine, sulla chiusura del sito, sull'invito dei membri al sito. Sicuramente gli servirà visualizzare le pagine, infatti SharePoint ce l'ho ammesso di default, e anche l'apertura, aprire un sito, un elenco, una cartella per accedere agli elementi inclusi in tale contenitore. Anche questo è un potere che gli servirà, tant'è che io, quando ho messo queste spunte, SharePoint mi ha suggerito di attribuire anche questi elementi, tant'è che se io li vado a togliere mi toglie anche tutti questi qua su in alto relativi alle autorizzazioni elenco, perché sono strettamente connessi, come quando io spunto gestione elenchi mi si spunta subito anche visualizzazione elenchi. È chiaro che è un potere incluso. Quindi andiamo di nuovo a spuntare tutte queste caselle, come vedi qui ha rimesso in automatico visualizzazione pagina apertura,
mentre non ha messo nulla qua giù riguardo ad autorizzazioni personali. E noi non andremo a spuntare nessun'altra voce di questo elenco autorizzazioni sito e autorizzazioni personali, perché la persona che deve gestire gli elenchi non ha bisogno di avere anche quelle autorizzazioni, se deve gestire soltanto gli elenchi. E come si è detto, è principio generale quello in base al quale non si danno autorizzazioni ulteriori rispetto a quelle che servono per lavorare. Prima di tutto perché le persone potrebbero accedere a dei contenuti, a delle funzionalità a cui non devono accedere, e poi anche per non complicare la gestione. Quindi, dopo aver stabilito tutto quello che può fare questo livello di autorizzazione che abbiamo chiamato operazioni sugli elenchi, andiamo a cliccare su Crea. E una volta cliccato su Crea, ecco che operazioni sugli elenchi compare nella lista dei nostri livelli di autorizzazione, che dopo, quando andremo a creare i gruppi, potremo attribuire ad un gruppo. Volevo poi, come detto, farti vedere anche come si crea un livello di autorizzazione a partire da un livello esistente. Quindi vado a replicare questo livello lettura e avvisi che ho inserito nelle diapositive. Quindi partiamo da un modello esistente, che può essere sia un modello di default che uno di quelli che abbiamo creato a parte. Io parto dal modello di default lettura, dove SharePoint ha messo le spunte già su tutto quello che ritiene opportuno dare alle persone che avranno questo livello di autorizzazione. Vado qua giù in basso e clicco su copia livello di autorizzazione. Vado a dare un nome, quindi ora mi ha copiato integralmente il livello, lettura, ci scrivo più avvisi, qui scriviamo poteri di lettura e gestione avvisi. Cioè io, prendendo questo modello che prevedeva i poteri di lettura di default di SharePoint, ci voglio aggiungere anche la gestione degli avvisi. Quindi vado qui in autorizzazioni sito e spunto anche gestione avvisi. Ecco, qui ho messo una cosa in più, ne possono mettere altre, oppure anziché aggiungere una cosa posso andare a togliere dei poteri a questo livello di autorizzazione lettura. Posso dire che per esempio non voglio che visualizzi gli elementi, quindi mi vado a creare il livello di autorizzazione che voglio, che ovviamente devo avere presente quando poi attribuisco questo livello di autorizzazione a un gruppo SharePoint. Dopo che ho concluso le operazioni vado a cliccare su Crea e anche in questo caso avrò il nuovo livello di autorizzazione che si chiama lettura più avvisi, all'interno del quale io ovviamente so cosa c'è. Torniamo nella home page e andiamo a vedere l'amministrazione della raccolta siti. Quindi dobbiamo vedere l'amministrazione della raccolta siti e la verifica dei poteri delle autorizzazioni. Quindi clicchiamo sulla rotellina, autorizzazioni sito, torniamo nella home delle impostazioni avanzate e clicchiamo qui su amministratori raccolta siti. Ora, amministratori raccolta siti, di cosa si tratta? Si tratta di coloro che possono amministrare la raccolta dei siti, quindi non soltanto questo sito corsi di formazione a partire dal quale siamo entrati nell'interfaccia delle impostazioni avanzate, ma possono gestire tutti i siti dell'account Office 365. Quindi qui devo fare attenzione a chi dare questi poteri. Io qui, per fare le diapositive, ho inserito Cristina Bianchi, Roberto Rossi, poi ho inserito anche i proprietari di corsi di formazione. I proprietari sono quelli che hanno creato il sito SharePoint e quelli a cui i creatori hanno dato il potere di essere proprietari, cioè i membri che hanno elevato a proprietari. E poi ho inserito anche un intero gruppo Office 365 che è Cardiology Congress, ovviamente con tutti i membri che sono al suo interno. Questo che vuol dire che tutte queste persone, quindi Cristina Bianchi, Roberto Rossi, tutti i membri del gruppo Office 365 Cardiology Congress e tutti i proprietari del sito corsi di formazione sono
amministratori della raccolta siti, quindi tutti i membri che fanno parte di questi gruppi, più Cristina Bianchi e Roberto Rossi, potranno essere amministratori della raccolta siti. Questo vuol dire anche che se io nel sito SharePoint corsi di formazione un proprietario poi domani lo vado a ridurre a semplice membro, ovviamente perderà questo potere, quindi senza tornare qui. Ovviamente posso andare ad aggiungere altre persone, posso aggiungere un'altra persona che io so essere nell'account Office 365, mettiamo anche William tra coloro che possono essere amministratori della raccolta siti e vado a cliccare su OK. Ovviamente ora ho aggiornato la lista degli amministratori della raccolta siti. Poi dicevo un'ultima cosa, la verifica delle autorizzazioni. Dicevo non sempre ci si può ricordare a memoria delle autorizzazioni che abbiamo fornito a determinate singole persone o a gruppi Office 365, quindi a gruppi di persone che poi possono far parte di un gruppo di SharePoint. Da qui lo possiamo verificare. Andiamo a verificare proprio la persona che abbiamo appena inserito, quindi scriviamo le sue iniziali e inseriamo il nome completo e clicchiamo su verifica. Ecco che ci fa vedere tutte le autorizzazioni di cui dispone questa persona. Ovviamente, avendola appena messo come amministratore della raccolta siti, come si può vedere, dispone di tantissime autorizzazioni. Proviamo a vedere anche con un'altra persona, chiudiamo, riclicchiamo su verifica autorizzazioni, Cristina Bianchi, direttore vendite, verifica, e anche Cristina Bianchi ha molte autorizzazioni, come si può vedere da questa schermata. Ecco, come abbiamo fatto per questi due utenti di Office 365 e anche del sito SharePoint, potremmo fare per qualunque altro utente o gruppo. Quindi abbiamo concluso anche questo argomento e abbiamo concluso questa ulteriore terza lezione su SharePoint nella sezione della gestione dei permessi, e ti aspetto nella prossima lezione dove andremo avanti con un altro argomento relativo alla gestione dei permessi, cioè la creazione e la gestione dei gruppi di SharePoint. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!